Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Io sono Anita e come sempre questo è Curiosando Lanzarote. Quest'oggi invece del video in diretta abbiamo deciso di fare questa premiere perché avrò un bel po' di cose da dirvi, quindi visto che voglio che tutti capiscano le notizie e le comunicazioni che ho da darvi, andate nelle impostazioni e scegliete la vostra lingua per i sottotitoli. Mi hanno aggiornato oggi che sono ben 20 le lingue disponibili per i sottotitoli. Altra cosa importante, nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, cliccate sul pulsante iscriviti e attivate la campanella così da non perdervi nessuno dei nostri video. Da adesso la super chat è attiva, quindi se volete sostenere il nostro canale potete farlo facendo una donazione nella super chat oppure acquistando un super sticker cliccando sul simbolo del dollaro in basso nella chat. Se preferite invece farci una donazione privata, scriveteci all'indirizzo email di Curiosando Lanzarote e vi spiegheremo come fare. Mi sono dimenticata di dirvi una cosa importante: durante questa premiere noi saremo dai nostri computer e dispositivi, quindi se avete delle curiosità, delle domande, scriveteci nella chat che noi saremo lì per rispondervi. Bene ragazzi, partiamo con la prima notizia. Allora, un'altra delle conseguenze che sono state generate dalla chiusura degli hotel è la mancanza dell'acqua per l'irrigazione, in quanto l'acqua di, tra virgolette, scarto degli hotel veniva passata nuovamente nel depuratore e veniva inviata per l'irrigazione. Noi abbiamo preso questa notizia perché il campo da golf di Costa Teguise sta avendo seri problemi per quanto riguarda l'irrigazione di tutte le piste da golf e del grandissimo palmeto che rendono quel posto veramente bellissimo. Noi speriamo che riparta al più presto la possibilità di irrigarlo, perché perdere tutto quell'incanto sarebbe veramente uno spreco. Come avete visto qui a Lanzarote, vista il clima stupendo, le lezioni di fitness si fanno direttamente a bordo spiaggia.
vedendo qui la strada che collega direttamente Matagorda con l'aeroporto, questa era un'antica strada dove si poteva passare a senso unico anche con l'automobile. Adesso invece, dopo mesi di lavori, è stata riaperta, ma è diventata solo una pista pedonale e ciclabile. Questo alle mie spalle, come potete vedere, è l'hotel 5 stelle Lava Beach. Lasciatemelo dire, sfortunato, perché ha aperto nei primi mesi del 2019, in seguito alla pandemia ha dovuto chiudere e ad oggi è ancora chiuso, quindi è un hotel che è nuovissimo. Eccomi di nuovo qui. Ho da condividere anche un'altra notizia con voi, ma visto che questa notizia mi vede veramente arrabbiata, vi lascio con un po' di bellissime immagini e dopo vi dirò di che cosa si tratta.
Allora, io sono arrabbiata, ma veramente tanto arrabbiata, perché nell'arco dell'ultima settimana i casi qui sull'isola sono quasi raddoppiati. E ieri il dato che ci è arrivato è di 121 casi attivi e sono veramente veramente tanti, perché stanno aumentando a dismisura, giornalmente arrivano 10, 15, 12 nuovi casi. E questo purtroppo, ahimè, mi tocca dirlo, sono i risultati delle feste di Pasqua. Purtroppo io credo che tantissime persone non abbiano seguito le restrizioni che erano state imposte qui sull'isola e che un po' abbiano fatto come volevano. Questi sono appunto i risultati. Il problema è che più aumentano i casi, più corriamo il rischio di ritornare alla fase 3. Quindi con tutti le restrizioni, i divieti e tutti i peggioramenti che ci sono, soprattutto per le attività, quelle poche attività aperte, si vedono costrette nuovamente a ritornare indietro. Quindi non ci si potrà più sedere all'interno di un locale, si dovrà chiudere un'ora prima. E molte persone forse non ci pensano, perché loro pensano ad andare in giro, a fare festa, a fare cene, e chi ne più ne ha più ne metta, ma poi le conseguenze sono queste. Quindi io oggi sono veramente 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 molto molto arrabbiata.
Bene ragazzi, per questo video premiere è tutto. Io mi scuso per il piccolo sfogo che ho avuto prima, ma queste sono mie opinioni e ci tenevo a condividerle con voi. Andrea non si vuole far vedere perché tutto è spettinato, ma è qui vicino a me. Quindi noi vi salutiamo, vi mandiamo un grande abbraccio e vi diamo appuntamento come, eccolo qui, ciao. E vediamo come appuntamento come sempre a domani per un nuovo video. Un bacione e grazie come sempre per il sostegno che ci fate sentire. Ciao a tutti e buona serata.